Iniziamo questo video con un piccolo sondaggio. Quanti di voi si chiamano Luigi? È un nome storico, è un nome che ha accompagnato, pensate alla Francia, tanti sovrani. Ma è anche un nome, nel nostro caso, e non si abbiano a male chi appunto si chiama Luigi, che ha contraddistinto in maniera curiosa, in maniera imprevedibile, tre altri prelati della gerarchia ecclesiastica cattolica che durante e alla fine dell'ultimo conflitto mondiale scelsero la parte del diavolo, la parte del nazismo, avvalorarono le teorie naziste, protessero i massacratori, fecero il possibile affinché i peggiori criminali potessero fuggire impuniti senza rispondere di ciò che avevano fatto. Questa è la storia dei vescovi nazisti. Questo è un video che abbiamo deciso di intitolare in una maniera iconica: la croce e la svastica. Che ci sia stato un amoreggiamento da parte di alcuni settori della Chiesa Cattolica nei confronti del nazismo è acclarato. Diversi personaggi, alcuni li abbiamo già incontrati nel corso dei nostri approfondimenti, si sono dimostrati estremamente attenti, per non dire addirittura entusiasticamente attenti, alle sorti del nazionalsocialismo. Ricordate padre Krunoslav Draganović? Se non ve lo ricordate, provate a esplorare il nostro canale. Era un prelato croato che al termine del conflitto fece il possibile per garantire una via di fuga agli Ustascia, i seguaci del Poglavnik, affinché non fossero rispediti in Jugoslavia a rispondere dei crimini commessi e potessero scappare impuniti in Sud America. Con lui c'era un vescovo, ne abbiamo già parlato, Aloyzie Stepinac. Luigi è il nome, appunto, Luigi, tradotto in stoccavo. Di lui, dell'arcivescovo del genocidio, come venne chiamato, abbiamo già parlato, ma è giusto ricordare un po' la sua figura. Arcivescovo di Zagabria, protettore di diversi oppressi, ma anche personaggio disposto a benedire le truppe Ustascia, a benedire le reazioni, a impegnarsi in non censurare ciò che avveniva ed era profondamente immorale secondo la dottrina cattolica nel cosiddetto Stato libero di Croazia, che di libero aveva ben poco e che era sostanzialmente una dittatura di stampo fascista in cui chi non era croato e non era cattolico, a cominciare da serbi, ortodossi ed ebrei, veniva massacrato senza pietà. Aloyzie Stepinac venne arrestato e fu poi oggetto di un processo molto contestato, perché a seconda di come si guarda la sua vicenda, c'è chi rimprovera alle autorità jugoslave di aver evidenziato solo un lato del suo operato e chi invece dalla parte opposta dice che in fondo i giudici jugoslavi furono anche troppo benevoli nei confronti di Stepinac. La verità sta sempre nel mezzo, ma quel nome, Luigi, Aloyzie nel caso di Stepinac, si ripercuote nella storia, torna sempre, torna in maniera ciclica e torna anche in quegli anni. Ci sono altri due vescovi molto influenti in quel periodo che curiosamente condividono quel nome, non Aloyzie ma la variante tedesca Alois. Uno si chiama di cognome Poppelen e l'altro si chiama di cognome Udall. Sono forse i due vescovi cattolici la cui storia, la cui parabola umana più si avvicina al nazismo. A volte diventa impercettibile la differenza tra la loro linea di vita e quella del nazismo stesso. Tendono a sovrapporsi queste due linee e proprio questa sovrapposizione è per quanto pericolosa. Ma chi erano? Cominciamo da Poppelen, nato nel 1889 a Cortina d'Ampezzo. E voi direte, ma strano, un vescovo tedesco che nasce in Italia? Beh, ma all'epoca Cortina d'Ampezzo faceva parte dell'impero austro-ungarico. La conca ampezzana infatti non era stata consegnata dall'impero austro-ungarico all'Italia dopo la terza guerra di indipendenza, era rimasta di competenza proprio dell'imperiale Regio Governo e tale era rimasta fino al 1918, alla fine della Grande Guerra. Poppelen era nato lì da una famiglia tedesca, aveva studiato poi a Bolzano e alla Pontificia Università Gregoriana. Successivamente, proprio durante la guerra, aveva concluso gli studi all'Università di Innsbruck e era diventato parroco non molto distante da dove era nato, in Valle Aurina, poi cappellano a Terento, di nuovo a Cortina, Bressanone, insomma tutta la zona compresa tra Lampezzano e la Valpusteria. Alla fine era stato ordinato quale vicario
della diocesi di Bolzano-Bressanone, una diocesi importante. Pensate che nel Medioevo esistevano i principi vescovi di Bressanone, ossia degli alti prelati che gestivano il potere temporale in maniera diretta, governando su un'ampia zona. La diocesi di Bolzano-Bressanone, come detto, era molto importante, ma ancora di più era ciò che stava avvenendo in Alto Adige, in Südtirol, nella seconda metà degli anni 30. A partire dalla prima metà degli anni 20, il Regno d'Italia, una volta acquisite le conquiste territoriali della Grande Guerra, aveva deciso di portare avanti un'opera di italianizzazione forzata delle terre conquistate, dove la cultura e la lingua italiana non erano così presenti. Ci aveva pensato il governo di Roma. Ancora peggio era stata tutta la questione una volta arrivato il regime fascista, un regime che aveva deciso di imporre con la forza l'uso della lingua italiana e l'estirpazione di qualunque cultura non fosse italiana. In Alto Adige, o meglio, come piace chiamarlo a me, Südtirol, nel Tirolo meridionale, ciò aveva portato non solo alla nascita di una toponomastica dedicata, ma alla migrazione forzata di tanti italiani al seguito delle strutture statali, quindi con un aumento della popolazione di lingua italiana che fino a quel momento era stata fortemente minoritaria, e dall'altro la progressiva erosione, per non dire distruzione, dell'eredità culturale di lingua tedesca. Un qualcosa che aveva portato i valligiani a vivere con fastidio tutto ciò che stava avvenendo. Sì, il Regno d'Italia si era fatto carico dei costi di riparazione dei danni di guerra, quindi la zona era tornata florida una volta riparato ciò che era stato distrutto durante il primo conflitto mondiale. Ma l'impossibilità di parlare tedesco, di insegnare il tedesco alle nuove generazioni in pubblico, di addirittura sfoggiare i propri costumi tipici, portare avanti le proprie tradizioni, si era tradotto in un opposto nazionalismo. Al nazionalismo italiano era sopravvenuto il nazionalismo tedesco, che aveva trovato ideale appoggio, per non dire un abbraccio mortale, col nazismo. Nella seconda metà degli anni 30, tanti altoatesini guardavano con fastidio all'Italia e con malcelato amore verso l'esperimento nazista. Un esperimento nazista che nel 1938 aveva inglobato l'Austria, scomparsa dalle cartine geografiche. Da quel momento in avanti l'Italia confinava direttamente col Reich tedesco e fu lì che avvenne il primo vero, autentico trasbordo di cittadinanza. Le hanno chiamate opzioni e chi vi aderiva veniva definito optante. Che cos'erano le opzioni? La possibilità garantita ai cittadini dell'Alto Adige di scegliere se restare sudditi del Regno d'Italia oppure perdere la cittadinanza italiana per trasferirsi nel Reich tedesco e ottenere lì la cittadinanza tedesca. Fu una vera e propria spaccatura all'interno della comunità germanofona, una spaccatura che riguardò anche il clero. Torniamo al nostro Alois Poppaden. Proprio lui fu promotore dal pulpito con i suoi sermoni delle opzioni: meglio abbandonare una patria che non li riconosceva, non riconosceva il loro diritto a essere tedeschi, per andare verso il Reich millenario. Lui stesso benediva le teorie naziste. Per questo motivo arrivò allo scontro col vescovo di Bolzano, che al contrario si richiamava alla dottrina ecclesiastica romana. Quello scontro si sarebbe esacerbato negli anni successivi, quando con lo scoppio della guerra i cittadini di lingua tedesca rimasti, che non avevano optato e quindi non si erano trasferiti in Germania, venivano via via chiamati alle armi, prima dal Regio Esercito, poi, dopo l'8 settembre del 43, dalle forze occupate tedesche. Alcuni aderivano per forza, perché costretti, perché l'alternativa era la fucilazione o l'impiccagione. Altri perché sobillati da figure proprio come il vescovo di Bressanone. Vescovo che si impegnava attivamente nella ricerca di personale per le formazioni non tanto da combattimento, quanto per quelle ausiliarie, come il famoso battaglione Bozen, quello oggetto dell'attentato di Via Rasella a Roma. Formazioni dell'Ordnungspolizei, la Orpo, che mantenevano l'ordine pubblico, o in misura assai minore, formazioni come la Legione Italiana delle Waffen-SS. Ma sospendiamo un attimo il discorso su questo Alois e passiamo all'altro Alois, Udal, di qualche anno più vecchio rispetto al suo collega di Cortina Bressanone, austriaco perché è nato a Graz in Stiria il 31 maggio del 1885 e autore nel 1937, cioè poco tempo prima delle opzioni, un anno prima dell'Anschluss, di un controverso libro. Un libro intitolato I fondamenti del nazionalsocialismo. Voi vi domanderete, ma per quale motivo un prete cattolico deve scrivere un pamphlet dedicato già nel titolo a una teoria politica? Bravi, avete
fatto una domanda pertinente. Semplicemente Alois Udall, come tanti altri in Austria, nel periodo fra gli anni 20 e gli anni 30, si domandavano se effettivamente la famosa teoria dello stesso popolo in due stati non fosse corretta. Lo stesso popolo è quello tedesco, i due stati, la Repubblica di Germania da un lato, la Repubblica d'Austria dall'altro. Erano davvero due popoli distinti? A guardare con attenzione le differenze non è proprio così. Addirittura si potrebbe recuperare qualche discorso di Anton Drexler, il fondatore del Partito dei Lavoratori Tedeschi, quel partito da cui nacque poi il partito nazista, che affermava la distinzione tra i bavaresi e tutti gli altri tedeschi, bavaresi molto più affini all'Austria, a cominciare proprio dalla fede cattolica, e che quasi reclamavano una sorta di indipendenza nei confronti del resto del paese. Ma restiamo concentrati su Alois Udall, un vescovo che sin dal 1933 manifesta apertamente le sue idee favorevoli a quello che viene chiamato il pangermanesimo, cioè alla riunione di tutti i popoli tedeschi. Lui stesso si fa notare in pubblico, anche nelle sue omelie, per queste sue posizioni. Si definisce servitore araldo della causa tedesca totale, ma non solo, si spinge oltre, comincia ad abbracciare anche un altro lato del nazismo, l'antisemitismo. Inizia a scrivere discorsi e libri in cui lascia trasparire questo forte antisemitismo contro quella che lui chiama la razza semitica che cercava di distinguersi e dominare, contro l'internazionalismo, contro presunto complotto ebraico delle banche, tutte questioni che non piacciono a Roma, in Vaticano, perché creano imbarazzo, e piacciono ancor meno a Vienna, dove, se non lo ricordate, c'è un video apposito. Nei primi anni 30 la situazione è molto grave, perché il governo del cancelliere Dollfuss si oppone alle fughe in avanti dell'ultranazionalismo di stampo nazista, tant'è vero che lo stesso Dollfuss resta vittima di un tentativo di colpo di Stato che non va a buon fine, ma che gli costa la vita. Un tentativo di colpo di Stato condotto proprio dai nazisti austriaci. A Dollfuss, Alois Udall scrive una prefazione della biografia, la biografia italiana. Eppure in quella prefazione non lo nomina mai. Questo fa capire quanto Udall fosse lontano da Dollfuss. Mentre Dollfuss cercava di mantenere l'orgogliosa indipendenza dell'Austria, Udall vedeva Dollfuss e quelli come lui come degli ostacoli, gente che non aveva capito ciò che si andava a preparare. Ma Udall si era spinto anche più avanti, anche se è molto contestato il fatto che lo stesso Udall abbia ricevuto il distintivo del partito nazista. C'è chi afferma che lo abbia ricevuto, c'è chi dice che sia stato solo un tentativo ordito dal locale partito nazista di attirarlo a sé in maniera totale. Nel 1937, un anno prima dell'Anschluss, a Vienna esce un libro, I fondamenti del nazionalismo, firmato da Alois Udall nelle vesti di autore e con la benedizione del cardinale d'Austria, Theodor Initzer. È un'opera che incontra subito il favore di Hitler, al punto che lo stesso Udall fa arrivare una copia del manoscritto al dittatore con una dedica al nuovo Sigfrido della grandezza della Germania. Questo vi fa già capire quanto Udall nel 1937 fosse vicinissimo alle idee di Hitler. Non vi basta? Pensate che una dedica sia troppo poco? Allora prendete le dichiarazioni a Norimberga di Franz von Papen, che disse chiaramente come il libro di Udall aveva molto impressionato Hitler. Gli era decisamente piaciuto. In quel suo libro Udall aveva proposto una sorta di percorso comune a livello pragmatico tra nazionalsocialismo e cristianesimo, mentre alla Chiesa sarebbe stato garantito il compito di educazione dei giovani, cosa che aveva sempre fatto attraverso l'azione cattolica e non solo, la Chiesa avrebbe dovuto trasferire tutto il proprio ruolo politico nella società, a cominciare dall'opposizione al modernismo, al secolarismo e, Sabassan dir, al progressismo, al nazismo. In pratica Udall teorizzava un abbraccio mortale tra fede e politica estremista per avere un obiettivo e un risultato comune, l'egemonia assoluta. Tutto ciò aveva provocato qualche reazione non esattamente favorevole all'interno del Vaticano. Lo stesso Papa Pio XI non aveva gradito le posizioni di Udall, soprattutto perché ciò si traduceva in una critica aperta alle posizioni dello stesso pontefice in materia tanto di politica quanto di religione. Poneva in discussione ad esempio il concordato tra lo Stato Vaticano e il Reich tedesco del 1933. Udall per un po' finì in disgrazia. Venne mantenuto come dirigente di scuole religiose, ma venne
strettamente sorvegliato per il timore che potesse fare altre fughe in avanti, come quella ad esempio dell'aprile del 1938 a Gaeta. Cosa accade? Beh, siamo nei giorni dell'Anschluss e a Gaeta, al porto, è ancorata una nave tedesca, l'Admiral von Scheer. A bordo di quella nave vengono ospitati sul ponte di coperta i collegiali del Collegio Teutonico di Santa Maria dell'Anima, un collegio in cui Udall conta parecchio. Ma succede qualcosa. Quella che dovrebbe essere una cerimonia sostanzialmente di benedizione della nave, ma in realtà una cerimonia di benedizione dell'Anschluss, si risolve in un referendum tra gli stessi collegiali che respingono l'Anschluss con il 90% dei voti. I nazisti non la prendono bene, fanno sbarcare in tutta fretta i collegiali e Udall per un po' di tempo viene ritenuto inaffidabile persino dai nazisti. Udall diventa un paria all'interno del Vaticano, fino a che non succede qualcosa. Dobbiamo fare un robusto passo in avanti e qui ci ricolleghiamo all'altro Alois, Pompanen. È la tarda primavera inizio estate del 1945. Il Reich millenario non esiste più. Tutti e due i prelati, assieme a Monsignor Stepinac, sono impegnati in ben altro. Sono impegnati a porre in salvo, da quel momento in avanti, tutti i massacratori che bussano alla loro porta e ne salvano. Ne salvano tanti. Alois Pompanen, ad esempio, appone la propria firma sulla richiesta che arriva al comune di Termeno per una nuova carta d'identità. Ha nome Riccardo Klemel, è un nome falso, lo sappiamo benissimo. Dietro quel nome, dietro quella richiesta, c'è lui, Adolf Eichmann, il criminale ricercato ovunque. Pompanen sa benissimo chi è Eichmann ed è proprio per questo che appone la sua firma a garanzia di quella richiesta di una carta d'identità che viene emessa dal comune di Termeno. Eichmann parte da Merano, dove si era rifugiato, e da lì va verso sud per imbarcarsi in direzione Sud America. Pompanen garantisce con le proprie firme altre richieste, ad esempio quella di Fritz Bernd Wegener, un altro nome inventato, un nome che non esiste, per una persona che però è esistita, che abbiamo già conosciuto, il macellaio di Riga, Edward Rochman, anche lui scappato dalla Germania, scappato esattamente da Monaco di Baviera, rifugiatosi anche lui a Merano. E anche lui bisognoso di una nuova identità, nuovi documenti per poter scappare in Argentina. Pompanen inaugura quella che diventerà la via dei monasteri, detta anche Rattenlinien, la via dei ratti, la via dei topi, perché come topi i nazisti in fuga si rifugiano nei muri dei monasteri in questo caso, e lì, grazie alla benevolenza di alcuni vescovi di simpatie naziste, ottengono protezione, rifugio, nuova identità e soldi per scappare. Soldi che arrivano dalla Caritas, che in quel periodo è diretta proprio da un tedesco. Soldi che vengono chiesti da lui, Alois Udall, che non sopporta l'occupazione alleata della sua Austria, non sopporta nemmeno la sconfitta dei suoi amici nazisti. E allora cosa fa? Si dà da fare per farne scappare quanti può. Rochman, Eichmann, Wagner, Mengele, Brunner, di quanti passano per gli uffici, con le loro carte ovviamente, per gli uffici romani di Alois Udall. Tra questi c'è anche Franz Stangl, il boia di Treblinka. Tutti questi nomi che compaiono nelle liste dei ricercati da parte delle autorità alleate sono anche presenti nelle liste di Alois Udall, che li conosce tutti e li protegge dal primo all'ultimo. Gli crea nuove identità assieme ai suoi amici in Alto Adige, li ospita nel convento francescano a Genova oppure a Roma, in attesa di avere i soldi procurati dalla Caritas per pagargli il biglietto di viaggio su un bel transatlantico direzione Argentina o Brasile. Tutto questo all'interno della Chiesa Cattolica si sa, ma viene taciuto a lungo, nonostante diversi giornalisti indaghino sulla questione e a poco inizino a svelare la verità. Gli articoli di giornale vengono bollati come scandalistici, come anticattolici, come sobillati dalle dittature comuniste dell'Est. Ma cosa c'è di anticattolico e di filo comunista nel chiedere giustizia affinché chi ha ucciso o ha organizzato l'uccisione di centinaia, migliaia, milioni di persone venga finalmente chiamato alla sbarra in tribunale a rispondere di ciò che ha fatto? Non c'è nulla. E cosa c'è di cristiano nel garantire l'impunità a simili criminali? Ditemelo voi. L'opera di Pompanen e di Udall va avanti fino all'inizio degli anni 50. Nessuno dei due fa la fine del terzo Luigi della nostra storia. Nessuno dei due viene chiamato a risponderne in tribunale. Stepinac sì, loro due sono al riparo. Certo, Udall a un certo punto viene messo in disparte in maniera definitiva. Un giornale cattolico tedesco, il Passauer Neue Presse, lo accusa esplicitamente
del 1947 di aver organizzato una via di fuga clandestina. Udall preferisce evitare le indagini interne, si dimette dal suo ruolo di rettore del Collegio Teutonico di Santa Maria dell'Anima, ma lo fa solo nel 1952, e si ritira in convento. Da lì non si muove più, se ne sta tranquillo tra i suoi studi, incurante del fatto di essere stato bandito letteralmente da Città del Vaticano da Pio XII, che, disgustato dallo scandalo, preferisce non averne più a che fare con quel sacerdote, anzi vescovo austriaco, troppo vicino ai nazisti per poter negare tutto. Fino al 1963, anno della sua morte, Alois Udall cercherà insistentemente di proporre un'amnistia per i nazisti austriaci, per i suoi compatrioti. Poco prima di morire dirà: ringrazio Dio che mi ha aperto gli occhi e mi ha permesso di visitare e confortare molte vittime nelle loro prigioni e campi di concentramento, e per averli aiutati a fuggire con documenti di identità falsi. Non si riferiva certo alle vittime del nazismo, si riferiva ai nazisti in fuga, aiutati a scappare dalla giustizia alleata, era il caso ad esempio di Rochman, e dotati dei documenti e dei mezzi per ricostruirsi una nuova vita altrove. I diari di Udall verranno pubblicati in Austria solo nella seconda metà degli anni 70, diari che desteranno scandalo per le sue critiche feroci a due pontefici, Pio XI e Pio XII, due pontefici che non avevano gradito il suo libro I fondamenti del nazionalsocialismo. Alois Pompanen, anche lui, non ha mai dovuto rispondere di nulla, nonostante fosse stato formalmente accusato dall'opinione pubblica di essere un criminale di guerra nazista. Aveva potuto rifugiarsi nel suo convento a Bressanone, dove sarebbe morto tranquillamente il 30 giugno del 1966, quasi dimenticato dalla Chiesa romana, che anche nel suo caso aveva preferito lasciar stare. Questi personaggi che abbiamo incrociato oggi avevano deciso di coniugare la croce cristiana a un'altra croce, quella uncinata, la svastica, e un connubio mortale. Ma allora io chiedo a tutti voi, che vi chiamate o no Luigi, non è un problema, ma fino a che punto la morale religiosa di un credo che predica la bontà, la vicinanza agli ultimi, l'aiuto agli indigenti, ai sofferenti e la giustizia in terra si può sposare a un credo politico oltranzista, suprematista, nazionalista, che mira al predominio di un solo ceppo etnico e linguistico nei confronti di tutti gli altri? Fino a che punto il discorso della montagna riportato dai Vangeli può coniugarsi con le urla sguaiate e violente di un ex caporale austriaco che ha fatto troppa carriera in politica? Datemela voi una risposta. Io la mia ce l'ho, ma per stavolta lasciate che non dica nulla di più. Questo video, come molti altri della nostra piattaforma, vi è offerto dal nostro preziosissimo partner NordVPN. Conoscete già tutti i vantaggi di NordVPN, la migliore VPN italiana? Beh, oggi ce n'è uno nuovo, uno in più, una nuova app che si chiama Saily. Che cos'è Saily? È l'app eSIM per viaggiatori sviluppata esclusivamente da NordVPN per tutti voi. Se sottoscriverete in questo periodo, a partire da oggi fino ad agosto, un piano con NordVPN, potrete avere fino a 20 GB gratis da usare su Saily in base alle vostre esigenze e al piano appunto acquistato. Ma non basta. Saily e NordVPN vi riservano tantissime sorprese, ma anche tante conferme. Ad esempio il fatto che con un solo account si possono connettere fino a 10 dispositivi in contemporanea. Non si perdono mai i propri contenuti preferiti, nemmeno quando si è in vacanza e si viaggia lontano da casa. Si possono anche prenotare vacanze a prezzi ridotti sfruttando NordVPN e connettersi in piena sicurezza dai wifi dei luoghi pubblici, pensate ai ristoranti, gli hotel o meglio ancora gli aeroporti, usando Saily o NordVPN o tutti e due in coabitazione. E allora cosa aspettate? Approfittate della grande offerta che NordVPN ha riservato a tutti voi follower del canale Dentro la Storia e viaggiate in sicurezza quest'estate da casa oppure lontano da casa con NordVPN.